Diciamocelo, questo 2020 lo porteremo impresso nella nostra memoria, come il tatuaggio di un antico guerriero Maori. Un anno di grandi sacrifici, cambiamenti e rinunce. Per chi è abituato a viaggiare e ha il passaporto sempre pronto sul comodino, non avere la possibilità di partire liberamente è una tortura che lentamente logora. Ma chi ha detto che partire per un viaggio significa necessariamente prendere un aereo per mete lontane? A volte basta uno zaino, un mezzo di trasporto e la voglia di sentirsi nuovamente liberi. Ed è così che abbiamo deciso di trasformare qualche giorno di assenza dal lavoro in un viaggio senza meta attraverso l'Italia. Destinazioni decise sul momento, dettate dallo stato d'animo e dai 1000 consigli di amici e nuove conoscenze. Un viaggio che ci ha portato come prima tappa a Roma, ma passando per Lucca, seguendo il consiglio di un amico inglese, innamorato della città e della sua cinta muraglia cinquecentesca. Giusto il tempo di pranzare e di perdersi per un paio d'ore per i vicoli del centro storico e siamo pronti per raggiungere la capitale. Ospiti a casa del mio amico Fabio e del suo nuovo coinquilino Paco, è stata l'occasione giusta per godersi una città spoglia del turismo di massa in compagnia di nuovi e vecchi amici. Ma dopo quasi 2 giorni è ora di rimettersi in viaggio e saliti nuovamente in macchina siamo pronti a raggiungere Nettuno per la notte. Pizza con i parenti la sera e al mattino il richiamo del mare è talmente forte che... Nettuno ci aveva dato ciò di cui avevamo bisogno e sapevamo di non volergli chiedere di più. Quindi, poche ore di viaggio e raggiungiamo Gaeta, giusto in tempo per questo splendido tramonto. Ma ora le idee sono chiare e al mattino ci dirigiamo verso Napoli e i suoi dintorni. Troviamo uno splendido bed and breakfast a Pozzuoli e decidiamo di seguire tutti i consigli che ci vengono dati dalla gentilissima padrona di casa, dedicando un'intera giornata agli splendidi quanto sottovalutati Campi Flegrei. L'indomani decidiamo di rimetterci in macchina e di fare qualcosa che forse poche persone munite di sedie a rotelle hanno provato a fare: andare a vedere la bocca del cratere del maestoso Vesuvio. Non è stato semplice mentalmente e fisicamente e non ce l'avremmo fatta senza qualche aiuto esterno, ma lo spettacolo ripaga qualunque sforzo.
Tornati infine su terreni più consoni per le ruote della mia carrozzina, scegliamo di perderci fino a sera per le strade di Napoli, tra vicoli, pizze e lungomare. I giorni a nostra disposizione iniziano a scarseggiare e dopo una splendida gita lungo la spettacolare e inaccessibile costiera amalfitana ci dirigiamo verso Pescara per tornare al nord seguendo la rotta della costa adriatica. Ma l'invito di un amico ci convince a stravolgere i nostri piani e il mattino dopo siamo nuovamente in macchina in direzione Sperlonga, Lazio. Una giornata bellissima, passata in compagnia di Peppe e della sua splendida famiglia, tra buon cibo, la sua arte e l'ennesimo splendido tramonto di questo viaggio. La strada che ci riporta verso casa è lunga e mentre ci alterniamo alla guida abbiamo tutto il tempo per ripercorrere mentalmente le tappe di questo bellissimo viaggio improvvisato, fatto di cose semplici, come l'amicizia di chi ci ha aperto la propria casa per una notte o la genuina ospitalità di chi, regalandoci un po' del proprio tempo, ci ha fatto sentire sempre a casa. Un viaggio capace di farci staccare e ricaricare come una vacanza. Sottile differenza, ma so che mi capirete. A presto.